Buongiorno a tutti, oggi ci occupiamo di bilanciamento. Vediamo come realizzare l'equalizzazione di un pacco batteria e-bike per recuperare parte della sua capacità compromessa nel corso del tempo. Io sono Alfredo, benvenuti sul mio canale. Questa è una batteria e-bike da 36 V 10Ah 10S4P, ossia composta da 10 gruppi di 4 celle in parallelo. Si tratta di una batteria artigianale da me realizzata con un interruttore di accensione e un jack per la ricarica. Questa batteria è sbilanciata. Nel video di oggi vedremo come ripristinare il bilanciamento su questa batteria e quindi ripristinare la sua capacità. Una batteria sbilanciata presenta le celle collegate in serie aventi differenti voltaggi e questo impedisce il corretto caricamento di tutto il pacco batteria. Il raggiungimento prematuro della tensione di fine carica fa interrompere la carica al caricabatterie. Tra i sintomi principali, oltre a una ridotta capacità, abbiamo anche il distacco repentino del carico da parte del BMS per sottotensione. In terzo luogo, sul display vedremo le tacche della batteria che oscillano molto velocemente da un livello ad un altro. E infine, durante la ricarica, il LED di fine carica passa velocemente da rosso a verde. Effettuare il bilanciamento vuol dire equalizzare tutte le celle alla stessa tensione. Il voltaggio di una batteria isolata dal carico infatti esprime la sua capacità residua. Il mercato offre dei bilanciatori automatici che permettono di bilanciare tutto il pacco batteria all'unisono. Cominciamo togliendo la termorestringente, mettendo a nudo sia le batterie che il BMS. Mi procuro un bilanciatore attivo 10S. Questi bilanciatori attivi si possono facilmente collegare direttamente al connettore a pettine del BMS senza smontare tutta la batteria. Abbiamo il connettore e i LED di segnalazione dello stato del trasferimento di carica tra le celle. Per effettuare il bilanciamento basterà collegare, rispettando positivo e negativo, questo bilanciatore al connettore a pettine del BMS. Il bilanciatore entra subito in funzione, individuando le celle adiacenti differenti per voltaggio e trasferendo energia da una cella all'altra. Questi bilanciatori, cosiddetti a induttanze, contengono al loro interno dei MOSFET che favoriscono il transito della corrente dalle celle più cariche a quelle più scariche. In questo caso abbiamo 9 MOSFET. Ognuno di essi trasferisce energia da una cella a quella adiacente, sotto la sorveglianza di un controller. Vediamo come funziona esattamente. Ad esempio, se abbiamo la cella numero 1 carica e la cella numero 10 scarica, passando attraverso tutte le celle intermedie, verrà trasferita della energia dalla cella numero 1 alla cella numero 10. Il controller compara costantemente la tensione tra celle adiacenti. Si tratta di un processo evidentemente molto lento. Questi bilanciatori infatti devono essere lasciati collegati al pacco batterie per diversi giorni e spesso il risultato lascia anche molto a desiderare. In questo momento, ad esempio, è in atto il trasferimento dalla cella numero 3 alla 4 e dalla 4 alla 5 esclusivamente. Le celle adiacenti con tensioni simili rimangono inalterate. Di questo ci possiamo accorgere anche andando a misurare le tensioni dei vari gruppi di celle in parallelo, che sono pressoché tutte identiche, tranne quelle delle celle interessate dallo spostamento. Questo processo di bilanciamento richiede moltissime ore, anche perché la corrente utilizzata da questo modulo per equalizzare tutte le celle è una corrente molto bassa. Diversi giorni dopo, infatti, abbiamo ancora dei LED accesi, il bilanciatore sta ancora trasferendo corrente tra le varie celle. Abbiamo circa 490 mA. Minore la differenza di tensione tra celle adiacenti, minore la corrente. Personalmente, piuttosto che aspettare i lunghi tempi di questo tipo di bilanciamento automatico, preferisco agire con altri metodi in maniera manuale e più veloce, con pieno controllo della situazione. In ogni caso, se siete interessati, in descrizione vi metterò i link per l'acquisto di questo tipo di bilanciatori. Ne esistono anche in versione smart con app Bluetooth.
Un metodo a mio avviso più efficace è il bilanciamento manuale con scarica manuale delle batterie. In genere procedo per gruppi di celle in parallelo senza smontare la batteria. In primo piano notiamo il BMS di protezione del pacco batteria. Si tratta di un BMS da 30 A massimi per pacchi 10S. Prima di procedere oltre, approfondiamo un attimo il funzionamento di questo BMS. Osservandone i collegamenti, sul BMS convergono i tre fili del negativo, uno che va al negativo delle batterie, l'altro al negativo del carico e l'altro al negativo del caricabatterie. Questo BMS stacca il collegamento tra il B- e gli altri due carico e caricabatterie nel momento in cui rileva una sovratensione, una sottotensione, una sovracorrente o un cortocircuito. Il positivo delle batterie è permanentemente connesso al positivo della presa del caricabatterie e del carico e non viene interrotto. I cavi più piccoli gialli e rossi del connettore a pettine servono per misurare le tensioni di ciascun blocco della serie da 10, mentre i cavi negativi più grandi sono quelli che portano la corrente al motore. Le celle che compongono questo pacco sono delle celle Panasonic modello NCR 18650 PF con una capacità di circa 2,7 Ah, tensione nominale di 3,6 V, ciclo di ricarica Constant Current Constant Voltage. Per il ciclo Constant Current la corrente prevista è 1375 mA pari a 0,5 volte la capacità o 0,5 C. Per il ciclo Constant Voltage abbiamo una tensione di 4,2 V, durata totale della ricarica circa 4 ore. Da notare che il datasheet specifica che a temperature inferiori ai 10 gradi è opportuno caricare queste batterie con una corrente di 0,25 C. Il ciclo Constant Current avviene per circa il 90% della capacità della batteria, dopodiché si passa al ciclo Constant Voltage che il caricabatterie interrompe allorquando si raggiunge una corrente di coda di 100 mA. Per quanto riguarda il processo di scarica abbiamo una tensione di distacco del carico o cut-off di 2,5 V, sotto la quale è bene non scendere a pena di danneggiamento della batteria. Per il ciclo di scarica minore è la corrente che preleviamo dalla batteria, maggiore sarà la quantità totale di corrente che possiamo prelevare. Bene, fatta questa premessa sulle caratteristiche di queste celle Panasonic che in generale possono essere applicate alla stragrande maggioranza delle batterie al litio, procediamo a misurare il voltaggio di ciascun gruppo di celle in parallelo per verificare quelle maggiormente sbilanciate. Primo gruppo in parallelo abbiamo 3,1 V, 3,2 sul secondo, 3,1, 3,2, 3,7, quindi questa è abbastanza sbilanciata rispetto alle altre, 3,7 anche questa, 3,7, 3,7, 3,7, 3,7. Quindi i primi quattro gruppi paralleli sono completamente differenti dagli altri. Per procedere al bilanciamento manuale tramite scarica delle celle, in genere utilizzo un primo approccio di scarica globale, scaricando il pacco nel suo complesso fin dove possiamo arrivare e poi procedere ad applicare la scarica ai singoli gruppi in parallelo. Per effettuare lo scarico globale possiamo utilizzare un qualsiasi carico elettronico. Quello da me prescelto è un ottimo tester di capacità, facile da utilizzare e con un prezzo accessibile, di cui vi metterò il link in descrizione. Questo carico elettronico permette di settare diversi parametri interessanti. Per cominciare mi collego al mio pacco tramite un connettore XT60. Appare subito la tensione del mio pacco 36,7 V. Tra i parametri importanti da impostare su questi carichi elettronici abbiamo senza dubbio la corrente di scarica e la tensione di cut-off.
Per quest'ultimo parametro vado ad impostare una tensione di 30 volt, cioè 3 volt per ciascun gruppo di paralleli. In questo modo, al raggiungimento di questa tensione, il carico elettronico si staccherà dalla batteria senza rischio e pericolo per le celle di più basso valore. Questo strumento, se utilizzato con batteria perfettamente carica, ci permette anche di vedere la capacità della batteria sotto test. Una volta settati questi due parametri salienti, avviamo la scarica e il carico elettronico inizia a conteggiare i wattora o amperora scaricati sino a quel momento. Vediamo la tensione che si abbassa lentamente fino a quando non avrà raggiunto i 30 volt. Se non avete questo strumento, potete semplicemente utilizzare come carico 4 lampadine auto da 12 volt collegate in serie che consentono di scaricare batterie fino a 48 volt con una corrente massima di 1,75 A. In questo caso il distacco per sottotensione avverrà da parte del vostro BMS. Quale che sia il metodo di scarico globale prescelto, arriveremo a un certo punto in cui la nostra batteria non si scaricherà più per intervento della protezione di cut-off o da parte del carico elettronico oppure da parte del BMS. Nel mio caso è intervenuto per primo il carico elettronico, anche se già la tensione della batteria sta risalendo. Se voglio far continuare questa scarica, a questo punto devo impostare una tensione di cut-off inferiore. Posto una tensione minima prevista dal mio datasheet di 25 volt. E questo perché voglio testare il voltaggio di ciascuna cella sotto carico per verificare che non ci siano celle difettose. In questa fase, se una cella è difettosa, la sua tensione si abbassa notevolmente rispetto alle altre, in alcuni casi si avvicina molto ai 2,5 volt. Se in questa fase notiamo dei valori anomali, dobbiamo smontare il parallelo e controllare le singole celle. Con l'occasione vi ricordo che in un mio video precedente ho realizzato anch'io un carico elettronico in grado di settare la tensione di cut-off, in questo caso a 29,3 volt, e scaricare il mio pacco batteria utilizzando i 4 filamenti di lampadine 12 volt 60 watt. In questo modo possiamo osservare visivamente la corrente che tende a diminuire lentamente nel tempo a causa proprio dello sbilanciamento presente su questa batteria. Una batteria sbilanciata infatti non riesce a fornire tutta la corrente richiesta dal carico. Avendo impostato su questo strumento una tensione di cut-off di 29,4 volt, inferiore a quella di 30 volt prevista dal BMS per lo stacco della batteria, trascorsa circa un'ora, accade che il BMS in autonomia stacca la batteria dal mio carico per salvaguardarla e in questo modo non posso più procedere oltre a scaricare il mio pacco batteria della tensione globale, ma devo procedere singolarmente per ciascun singolo gruppo di celle in parallelo. Anche per questo tipo di scarico singolo abbiamo diverse possibilità. Innanzitutto andiamo a staccare il connettore del BMS. In un mio precedente video ho realizzato questo scaricatore basato su TP4056, un LED, un interruttore e una resistenza. In questo modo possiamo scaricare la singola cella in sicurezza sfruttando la protezione contenuta nel BMS. Con la resistenza da 7,5 ohm abbiamo una corrente di scarica di 0,5 A circa. La realizzazione di questo circuito, dotato di uno slot per batterie 18650, è stato oggetto di un mio video precedente di cui vi metterò il link qui in alto a destra. Inserendo questo slot su ciascun gruppo della serie e spostandolo man mano, riesco a scaricare tutta la batteria fino ad una tensione di cut-off di circa 3 volt prevista dal BMS interno a questo modulo TP4056. Al termine dello scaricamento, una volta raggiunta la tensione di cut-off, il LED si spegnerà e potrò passare al parallelo successivo.
Lasciando questo circuito collegato per più ore su questa batteria, al termine tutti i gruppi di celle in parallelo saranno tutti allo stesso potenziale e il mio bilanciamento sarà realizzato. In alternativa, per aumentare la corrente di scarica possiamo utilizzare un BMS 1S 12A. Questo piccolo BMS interromperà la scarica sul nostro carico, qualunque esso sia, una volta raggiunta la tensione di 2,7 volt. Il carico sarà collegato sui terminali P, mentre la batteria sui terminali B. Applico del biadesivo su questi 6 MOSFET, ognuno dei quali contribuisce per circa 2 A alla corrente massima di questo modulo BMS, che vado a incollare sul retro di questo slot 18650. Per il collegamento al carico che scaricherà queste batterie, applico del flussante in pasta e vado a stagnare questi due fili in rame. Filo marrone sul terminale P+, filo blu sul terminale P-. Per finire collego i due terminali della batteria al mio BMS. Al termine di queste saldature lo slot è pronto per ricevere un po' di colla a caldo per il fissaggio di tutto il circuito. Per il collegamento al carico utilizzerò due connettori maschio e femmina utilizzati normalmente per gli alimentatori. In questo modo potremo scegliere quale carico più opportuno applicare a questa batteria. Prima che me lo chiediate nei commenti, vi ricordo che io non effettuo riparazioni per conto altrui, tantomeno bilanciamenti di batterie e bike. Tuttavia, se avete dei quesiti, potete scrivermi per consulenze gratuite all'indirizzo sotto riportato. Una volta effettuate queste saldature, per evitare cortocircuiti tra questi due poli, prima di applicare il relativo cappuccio, applico del nastro isolante tra i due contatti. Con il mio saldatore punta a taglio vado a rimuovere la plastica in eccesso in modo da consentirmi di applicare questo slot ad una batteria già assemblata. E a questo punto il mio slot scaricatore per batteria 18650 è pronto. Facciamo qualche test sulla mia batteria preassemblata per verificare che ci sia il collegamento. Su questo gruppo in parallelo abbiamo 3,3 volt. Attraverso questo slot, spostato sui vari gruppi di celle in parallelo, possiamo collegarci direttamente a quel gruppo e magari ricaricarlo oppure direttamente scaricarlo per effettuare il bilanciamento senza pericolo di sovrascarica grazie alla protezione offerta dal BMS 1S che staccherà il connettore all'occorrenza. A questo punto possiamo utilizzare questo slot in abbinamento ad un carico elettronico come quello da me costruito. Una volta che ci saremo collegati al parallelo che ci interessa scaricare, andiamo ad impostare la tensione di cut-off per esempio sui 2,7 volt e avviare la scarica attraverso le lampadine. La corrente iniziale è di circa 2 A. Questo processo potrà terminare ad opera del carico elettronico una volta raggiunti i 2,7 volt oppure ad opera del BMS contenuto sullo slot. Replicando questo processo per tutti i gruppi in parallelo di questa serie, arriveremo all'equalizzazione della tensione e quindi al bilanciamento finale di questa batteria. Per quanti di voi non dispongano di un carico elettronico, è possibile realizzare un semplice carico basato su una lampadina H4 da collegare al nostro slot 18650. Questa lampadina da 12 volt 60 watt è collegata tramite questo connettore in ceramica al nostro slot e permette comunque di scaricare la batteria sempre che abbiate installato il BMS 1S sullo slot. Per il collegamento mi procuro del cavo termorestringente e applico del flussante in pasta ai cavi da stagnare. Non dimentichiamoci di inserire il termorestringente, stagniamo i 4 terminali, cerchiamo sempre di abbondare con lo stagno per questi collegamenti con alto amperaggio.
accendino sul termorestringente. A questo punto il mio carico fisso con lampadina H4 è pronto per l'utilizzo. Colleghiamo attraverso lo slot la cella o il gruppo di celle in parallelo che vogliamo scaricare e inizierà il processo di scarica segnalato da questa lampadina. Avendo collegato i due filamenti in serie tra loro, possiamo applicare a questa lampadina una tensione massima di 24 volt. Corrente di scarica di quasi 2 A. Tensione della batteria sotto scarica di circa 3.9 volt, segno che si tratta di un'ottima cella. Una volta che questa tensione sarà scesa sotto ai 3 volt, il BMS si occuperà di interrompere il collegamento al carico. Trascorse circa 2 ore, la nostra lampadina risulterà spenta. La corrente è pari a 0 perché il BMS in questo momento sta intervenendo interrompendo l'uscita sul carico. Se infatti andiamo a misurare la tensione raggiunta da questa batteria abbiamo 2.8 volt, cioè la tensione di cut-off del BMS. Bene, quale che sia il metodo utilizzato per scaricare queste celle, una volta concluso questo processo, il nostro pacco risulterà bilanciato e quindi andiamo a misurare questi voltaggi equalizzati per tutti questi gruppi di celle in parallelo. Primo gruppo 3.22 volt, secondo gruppo 3.24, terzo gruppo 3.24, quarto 3.23, quinto 3.25, sesto gruppo 3.22, settimo 3.23, ottavo 3.26, nono gruppo 3.29, per finire con il decimo gruppo all'incirca 3.16. Quindi io direi di continuare a scaricare un po' il nono gruppo, che è quello che è un po' più elevato degli altri. Ripetendo questo processo per le celle più cariche, al termine potremo andare a ricaricare il nostro pacco batterie con il suo caricatore in dotazione e in questo modo la nostra batteria avrà sicuramente guadagnato un bel po' di capacità rispetto a quella presente in precedenza. Con una corrente di ricarica di quasi 1 A, questo pacco batterie impiegherà all'incirca 10 ore per una ricarica completa. Al termine, con l'utilizzo di un nuovo termorestringente tagliato della misura leggermente più grande della lunghezza del pacco, con l'utilizzo di un qualsiasi fono, vado a riscaldare il materiale per dare compattezza al mio pacco batterie rinnovato. Vi ricordo che in descrizione troverete tutti i link per l'acquisto dei prodotti, dei materiali e degli attrezzi che trovate in tutti i miei video, cliccando o acquistando sui quali potrete contribuire al mio canale. E così, grazie a questo bilanciamento, siamo riusciti a recuperare parte della capacità di questa mia batteria e la mia e-bike sicuramente ringrazia. Bene amici, anche per oggi è tutto dal mio laboratorio, io vi ringrazio per la visione, se il video vi è piaciuto come al solito vi invito a mettere like, iscrivervi al canale eccetera eccetera eccetera, ci vediamo la prossima volta.